È possibile migliorare un giradischi già esteticamente fighissimo e che suona bene come il Debut Carbon di Project? Lo scopriamo in questo video in cui analizzerò nel dettaglio il Debut Carbon Evo, l'evoluzione del best seller dell'azienda austriaca. Ciao, io sono Johnny e qui su Vinilicamente ti parlo di musica a 360 gradi, dischi in uscita, classici imperdibili, hi-fi e tanto altro legato a questo fantastico mondo. Se non sei ancora iscritto, rimedia subito e attiva la campanellina per non perderti i miei prossimi video. Dopo più di 20 anni dall'ingresso nel mercato e dopo oltre 1 milione di esemplari venduti, era arrivato il momento di dare una rinfrescata al best seller di casa Project, ossia il Debut Carbon. Come recita il vecchio adagio, squadra che vince non si cambia, e difatti nel Debut Carbon Evo non troviamo grandi stravolgimenti, ma come suggerisce la sigla Evo, assistiamo più che altro ad una evoluzione nei dettagli strategici di un concept già vincente. Esamineremo tutto in questo video in cui vi mostrerò rapidamente anche contenuto della confezione e prima installazione del giradischi e vi dirò in cosa si differenzia dal modello precedente. In più, insieme ad Hi-Fi di Princio abbiamo pensato ad un setup ideale, ossia quale amplificatore e quali diffusori affiancare al Debut Carbon Evo. In descrizione trovate i riferimenti per raggiungere Hi-Fi di Princio sia telefonicamente che via web. Naturalmente, se gli direte che arrivate da questo video, avrete il trattamento riservato alla community di Vinilicamente. Nella confezione abbiamo guida rapida di installazione, sacchetto con cavetteria accessoristica e manuale d'uso. Contiene nello specifico manuale d'uso, una coppia di cavi RCA con cavetto di massa, cinghia per 33-45 giri, cinghia per 78 giri, adattatore 45 giri più brugolina di manutenzione, pesetto per l'anti-skating e dima di cartoncino. Poi nella confezione c'è anche il contrappeso graduato, coperchio antipolvere classico Project, tappetino in feltro e piatto in metallo e bordo in TPE. Ci torneremo più avanti. Alimentatore, a cui aggiungiamo facilmente l'adattatore per le prese di casa nostra. E naturalmente la parte più importante, il plinth, il corpo, la base del Debut Carbon Evo, che arriva con il sottopiatto già posizionato. Anche la testina arriva già montata e allineata, e si tratta della Ortofon 2M Red. Ad alcuni potrà sembrare un dettaglio di poco conto, ma vi assicuro che aver inserito una guida rapida alla prima installazione è manna dal cielo per chi non ha mai avuto a che fare con un giradischi, soprattutto perché è stata fatta con foto reali e non illustrazioni, a colori, ad una dimensione tale per cui si riesce a capire semplicemente, passo dopo passo, cosa dobbiamo fare. Davvero chiunque sarà in grado di installare il giradischi con questa guida, ma visto che ci siamo vi mostro i passaggi fondamentali. Allora, abbiamo già spacchettato tutto, a questo punto dobbiamo installare la cinghia. Quale installiamo? Questa, quella piatta con la scritta Project, sul sottopiatto, e la facciamo andare nella puleggia più piccola in questo modo. Qualche giro in modo che si assesti. Eccola qua. L'altra cinghia in dotazione è più fine, rotonda, quindi si riconoscono facilmente tra loro. L'installazione è la stessa, solo che andremo a metterla nella puleggia più grande. Questa qui, quella in basso, nello stesso modo con cui abbiamo installato l'altra. Abbiamo controllato che la cinghia per 33-45 giri sia installata correttamente. A questo punto posizioniamo il piatto in metallo e il tappetino in feltro. Adesso controlliamo che il giradischi sia in bolla. Nel caso in cui non lo fosse, possiamo agire sui piedini antivibrazione regolabili. Ci spostiamo sul braccio e installiamo il contrappeso nella parte posteriore.
Rimuoviamo la protezione della testina e con il braccio nella posizione di riposo abbassiamo il sollevabraccio. A questo punto dobbiamo equilibrare il braccio. Come facciamo? In posizione libera deve risultare parallelo al piatto, quindi non deve andare né troppo in giù in questo modo né troppo in su. Agendo sul contrappeso posteriore facciamo in modo che sia libero e parallelo al piatto. E ci siamo. Con il braccio in posizione di riposo, agendo solo sulla ghiera frontale, questa, facciamo in modo che lo 0 corrisponda a questa lineetta bianca. Adesso dobbiamo impostare la tracking force della testina. Per la 2M Red Ortofon consiglia un valore di 1,75 grammi, quindi movimenteremo tutto il contrappeso e arriveremo fino a 18 in corrispondenza della lineetta bianca che abbiamo visto prima. Il pesetto dell'anti-skating come si installa? In questo modo. C'è un filo d'allenza che va nella seconda scanalatura e poi si fa passare qui. Visto che la testina arriva già montata e allineata, non ha bisogno di ulteriori modifiche. Per scrupolo però possiamo controllare il corretto allineamento con la dima fornita in dotazione. A questo punto, con una bilancina digitale, controlliamo che il valore della tracking force sia corretto. Colleghiamo la cavetteria e ci siamo. Siamo pronti a far suonare i nostri amati vinili. Scopriamo quindi quali sono i dettagli di questo Debut Carbon Evo, evidenziando le differenze con il modello precedente. Dunque, il corpo del giradischi, il plinth, rimane in MDF, aumentano però i colori e le finiture a disposizione. A prescindere dal colore, questo è bianco, per me il laccato come questo rimane quello più figo in assoluto. Sempre nessun pulsante nella parte superiore per lasciare il design pulito ed essenziale. Stesso braccio in carbonio e stessa testina, l'abbiamo vista, la 2M Red di Ortofon. Ho già effettuato un approfondimento su questa serie di testine e potete trovarlo qui. Le cerniere per il coperchio antipolvere sono identiche. Il piatto in metallo potrebbe sembrare invariato. In realtà il peso è aumentato raggiungendo 1,7 kg per incrementarne la stabilità. Inoltre, dettaglio molto importante, nel bordo interno è stato introdotto un rivestimento bello spesso in TPE, elastomero termoplastico, utile a smorzare le vibrazioni e quindi ridurre le risonanze indesiderate. Tramite innesti in TPE nei punti strategici migliora anche la sospensione del motore e il suo disaccoppiamento dal telaio. Per ridurre le vibrazioni e quindi le risonanze trasmesse dal motore al braccio, da qui alla testina e quindi alla resa sonora finale. Nella parte posteriore abbiamo i connettori dorati per cavi RCA e connettore di massa con serraggio a vite. Qui l'ingresso per il cavo dell'alimentatore. I cavi RCA in dotazione sono sempre marchiati Project, sono di buona fattura ed esteticamente gradevoli. Nella parte inferiore altri dettagli interessanti. Finalmente dei piedini come si deve, gli stessi utilizzati nel modello superiore X1. Niente più plastica, bensì alluminio con parti in TPE per avere maggiore rigidità, oltre ad un maggiore smorzamento delle vibrazioni. E poi sono finalmente regolabili per mettere agilmente in bolla il giradischi, un'accortezza da non sottovalutare mai perché rappresenta uno dei comandamenti principali per la corretta riproduzione dei nostri vinili. Un altro feedback ricevuto dai possessori del precedente Debut Carbon era relativo al disagio provocato dal dover rimuovere il piatto e spostare manualmente la cinghia per passare da 33 a 45 giri. Adesso non sarà più necessario perché potremmo cambiare la velocità direttamente da questo switch. Così il giradischi è spento, così si accende a 33 giri e così si accende a 45 giri o cambia la velocità in 45 giri. Sempre in questa posizione potremo far suonare i nostri 78 giri. In quel caso però dovremo cambiare la cinghia come vi ho fatto vedere in precedenza
e cambiare anche la puleggia. Non c'è un preamplificatore integrato, dovremo quindi collegare il giradischi allo stadiofono del nostro amplificatore, oppure, se questo ne è sprovvisto, dotarci di un prefono esterno. Quindi, in soldoni, piedini migliorati, disaccoppiamento del motore migliorato, piatto più pesante e bordo interno del piatto in TPE. Tutti questi dettagli consentono di ottimizzare le prestazioni di un giradischi che già nella vecchia versione era solido e affidabile. In questa versione evoluta migliora tutte le cose fondamentali di un giradischi, andando a ritoccare in meglio anche la resa sonora. Naturalmente si tratta di sfumature, non aspettiamoci il gracchiare del corvo nel Debut Carbon e il canto della sirena nel Debut Carbon Evo. Non è questo il ragionamento che dobbiamo fare in hi-fi, soprattutto per due prodotti che appartengono alla stessa famiglia. Se dovete acquistare il vostro primo giradischi, non ci sono storie, fiondatevi sull'Evo. Talvolta leggerete online che il nuovo modello dell'apparecchio X non migliora il vecchio, ed è vero, per carità, a volte succede, ma non è questo il caso, state tranquilli, non ha senso risparmiare una manciata di euro per andare a recuperare il modello precedente. Diverso il discorso se avete già un Debut Carbon che vi ha dato tante soddisfazioni. In quel caso vale la pena passare all'Evo? Sì e no. È vero che le migliorie tecniche sono sostanziali e che influiscono anche sulla resa sonora, ma non aspettatevi stravolgimenti. Se proprio volete fare un passo in avanti, un upgrade, meglio passare ad un prodotto di fascia superiore, anche rimanendo in casa Project. Se avete qualche dubbio, chiamate hi-fi di Prinzio, fatevi passare Luciano e ditegli che vi mando io. Lui saprà sicuramente consigliarvi meglio del sottoscritto quale potrebbe essere il giradischi giusto per voi. Proprio insieme ad hi-fi di Prinzio abbiamo pensato ad un possibile setup con cui sfruttare questo giradischi. Amplificatore M2SI di Musical Fidelity e diffusori 607 S2 Anniversary Edition di Bowers & Wilkins. La scena disegnata trae beneficio dall'equilibrio ottenuto da un amplificatore piuttosto neutro con giradischi e diffusori che restituiscono buoni dettagli nelle frequenze medio-basse. Dell'amplificatore targato Musical Fidelity vi ho già parlato in questo video, mentre per quanto riguarda le casse ho testato in precedenza le sorelle più grandi di queste, le 606, per realizzare quest'altro video. Se siete interessati vi consiglio di andare a recuperarli dopo aver terminato questo. Unica nota dolente che mi sento di segnalare per questo Debut Carbon Evo riguarda le cerniere. Purtroppo rimangono le solite di casa Project, che non mi hanno mai fatto impazzire. Non essendoci delle molle, quindi non essendoci una posizione preimpostata di riposo col coperchio aperto, talvolta se siamo distratti può succedere che si chiuda improvvisamente da solo. Si tratta comunque di un dettaglio minore che non influisce assolutamente sul giudizio complessivo di questo apparecchio. In definitiva, il Debut Carbon Evo è un ottimo giradischi nella sua fascia di prezzo, quella sotto i 500 euro, senza dubbio uno dei migliori. L'ideale per tutti coloro che prediligono la trazione a cinghia e un design minimale in un giradischi che suoni già bene senza dover fare un upgrade nell'immediato. Se poi avete qualche soldino in più da investire, il mio consiglio è quello di sostituire già in fase di acquisto la Red con la blu. Esteticamente appagante, solido nell'approccio, silenzioso nelle meccaniche e sostanzioso nella scena sonora, il Debut Carbon Evo si candida seriamente a diventare il nuovo best seller di casa Project. A presto e buoni ascolti!